Troppo buoni gli arancini alla siciliana fatti in casa. Croccanti, golosissimi e con un ripieno davvero irresistibile. Prepariamo il ragù. In una pentola versiamo olio extravergine di oliva e un trito di sedano, carota e cipolla. Quando sarà bello rosolato aggiungiamo 500 g di carne macinata. Io uso soltanto la carne di bovino, se volete potete fare metà suino e metà bovino. Aggiustiamo di sale, una bella grattata di pepe nero, rosmarino per dare un sapore davvero in più, ve lo straconsiglio, e sfumiamo con un bicchiere di vino rosso. Aggiungiamo quindi 800 g di pomodoro. Facciamo cuocere per circa un'oretta. Prepariamo adesso i piselli. In una pentola a pressione versiamo olio extravergine e rosoliamo una cipolla tritata. Aggiungiamo 500 g di pisellini. Sale quanto basta, circa 2 bicchieri di acqua, portiamo a bollore e chiudiamo con il coperchio. Lasciamo cuocere per circa 15-20 minuti al massimo. È il momento di preparare il riso. 2 kg e 200 g di acqua, 20 g di sale e 2 bustine di zafferano. Un chilo di riso, metà Roma e metà originario oppure metà Carnaroli. L'importante è che sia un riso dai chicchi lunghi e grandi. Lasciamo cuocere per circa 10 minuti, finché l'acqua si sarà completamente assorbita. Facciamo raffreddare in una grande teglia da forno, allargando bene il riso. Insaporiamo con circa 80 g di burro, 120 g di parmigiano grattugiato, il riso si è raffreddato completamente. Tagliamo a pezzetti 150 g di provola e siamo pronti per andare a formare i nostri arancini utilizzando uno strumento adatto proprio per farli perfetti. Lo ungiamo con un filo d'olio, in questo modo gli arancini fuoriusciranno perfettamente senza fatica. Aggiungiamo circa un pugno di riso all'interno. Con lo stantuffo andiamo a creare il foro e quindi non ci resta altro che farcirlo con il nostro ragù, i piselli e naturalmente la provola. Volendo possiamo mischiare tutto insieme. In questo caso l'ho fatto separatamente.
Copriamo quindi con un altro po' di riso, schiacciamo con lo stantuffo e guardate adesso basta capovolgerlo ed esce con una facilità estrema. Se questo video vi sta piacendo e pensate che vi sarà utile per fare degli arancini davvero fantastici, lasciate un bel like a questo video, condividetelo con i vostri amici e commentate, perché a me piace tantissimo leggere i vostri commenti e naturalmente rispondere. Voilà, il secondo arancino è pronto! Adesso ci possiamo dedicare alla pastella. Io la faccio con circa 2 bicchieri di acqua, 2 uova e 2 bicchieri di farina. Andiamo a mescolare il tutto con una frusta. Aggiungiamo il sale e una macinata di pepe nero. Facciamo sciogliere tutti i grumi. La consistenza dovrà essere questa, liquida ma non troppo. Poi andiamo direttamente a passare gli arancini nel pangrattato. Con queste dosi otterremo 20 arancini bellissimi e perfetti, con una panatura davvero che sarà croccante e deliziosa. Cuociamo i nostri arancini in olio per friggere. Io faccio metà olio di semi e metà olio extravergine di oliva. Li lasciamo cuocere per circa una decina di minuti, andando sempre a controllare. È importante che siano belli dorati, perché solo così saranno croccanti fuori. Li lasciamo scolare su carta assorbente e voilà! I nostri arancini sono pronti. Fanno un profumo davvero eccezionale. E voilà, questo è l'interno. Buonissimi, davvero. Provateli perché sono eccezionali. Io vi mando un abbraccio, un bacione grande grande e ci vediamo domani. Ciao!